Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi fine del test per il nuovissimo DMP di Estrema Ratio, coltello super blindatissimo che andiamo a vedere insieme. Ragazzi, punta indistruttibile, sapete benissimo che non è da me fare questo tipo di test dove vado a far leva con la punta, però qua ragazzi abbiamo una punta che è un carro armato
secondo me è proprio uno dei punti di forza del coltello, una punta super blindata. Ragazzi, il coltello che a bosco va come un vero carro armato, parola d'ordine, super blindato ragazzi, super blindato. Abbiamo spaccato quel tronco di prima con tutti i nodi, ragazzi, era tutto un nodo, l'ha spaccato senza nessun problema, ragazzi, tagliente perfettissimo, veramente perfettissimo. Io l'avrei preferito un pochettino più spostato sul taglio, ragazzi, però ovviamente per i compiti pesanti, ragazzi, pesantissimi, è un coltello 10 e lode. Eccolo qui ragazzi, bellissimo DMP di Estrema Ratio. Ragazzi, DMP fantastico, bellissimo, in mano dà subito una sensazione di assoluta robustezza, ragazzi, una spranga di ferro 6 mm e 3 di spessore, indistruttibile, proprio la sensazione di ultra corazzato quando lo prendete in mano. Ragazzi, un coltello multiruolo, quindi non troppo grande, un coltello di dimensioni medie, adattabile in 1000 circostanze, un coltello veramente performante, ragazzi, un coltello che per Estrema Ratio, ragazzi, per i prezzi di Estrema Ratio è un coltello abbordabile. Volete provare un coltello di Estrema Ratio? Ragazzi, questa è la vostra occasione. Un coltello che comunque, ragazzi, con sconto PDT, vi ricordo, da scintilla, potete portare a casa a un prezzo accessibilissimo, ragazzi. Ovviamente parliamo sempre di prezzi di Estrema Ratio, però ragazzi lo portate a casa con un prezzo sicuramente accessibile. Se lo volete provare è un bel coltello che vi consiglio per provare proprio un prodotto di Estrema Ratio abbordabile. Ragazzi, il coltello nella sua interezza misura 28,2 cm ed ha questa bellissima lama, ragazzi.
Potete dire tutto quello che volete, però questo coltello è davvero bellissimo, ragazzi, bellissimo. Questa lama di 15,2 cm su uno spessore, come dicevamo, di 6,3, ragazzi. Qui andate a tagliare a metà veramente la macchina del vostro rivale in amore. Ragazzi, qua segate a metà senza nessun problema. Abbiamo fatto dei lavori a bosco, i tip test dove si fa leva con la punta, ragazzi, non li faccio mai perché non mi piacciono. Su determinati coltelli si va veramente a forzare una rottura che, sinceramente, se avete bisogno di un piede di porco usate altro. Ragazzi, con questo coltello l'ho fatto senza pietà per 10 minuti. Per 10 minuti, ragazzi, la punta è perfetta. È perfetta, ragazzi, davvero qualcosa di impressionante la robustezza di questo coltello. Abbiamo tagliato anche quel ciocco così, ragazzi, pieno di nodi, si è scaldata talmente tanto la lama che ci potevo cuocere il bacon sopra, ragazzi. Era rovente la lama, tanto che ha fatto fatica ad entrare. Ha tagliato e spezzato a metà, ridotto a quartini, ottavini, sedicesimi, ragazzi, questo pezzo di legno che era tutto un nodo. Ragazzi, il tagliente non ha riportato nessunissimo danno, davvero tantissima roba, ragazzi. Il coltello che vi sto presentando, davvero tantissima roba, ripeto, un coltello che mi ha stupito proprio per la robustezza incredibile. Allora, se devo dirvi un difetto di questo coltello, però ovviamente, ragazzi, è un difetto che riguarda il mio gusto personale. Io il tagliente l'avrei fatto, ragazzi, un pochino più chiuso, un angolo leggermente più chiuso, ragazzi, in modo da renderlo più tagliente. Ripeto, è un coltello che per la struttura, il fatto di essere multiruolo, ragazzi, è un coltello che ha un tagliente ultra robusto, ragazzi, per andare a tagliare qualsiasi cosa senza nessunissimo problema. Questo tagliente resiste pure se ci andate ad aprire la carlinga di un aereo, ragazzi. È davvero qualcosa di impressionante. Come avete visto nel taglio del nostro petto di pollo, ragazzi, è andato che è un piacere. Taglia da Dio, ragazzi, ripeto, io avrei chiuso un attimino l'angolo, però è un gusto mio personale, ragazzi, è proprio un gusto mio personale. Mi state chiedendo in tantissimi rispetto al Doberman, ragazzi, è un coltello completamente diverso. Questo è un multiruolo, ragazzi, di 15 di lama. Il Doberman, ragazzi, è un coltello da campo. Perciò stiamo parlando di due coltelli diversi, ragazzi. A gusto personale a me piace di più il Doberman, però ovviamente parliamo di un coltello A che costa 100 euro in più, B di un'altra dimensione e C di un altro impiego. Quindi, ragazzi, stiamo parlando di coltelli diversi. A gusto personale, per il mio uso di spaccare legna nel bosco, io mi sono trovato meglio col Doberman. Anche il tagliente del Doberman, ragazzi, affilato più chiuso, a me è piaciuto di più. Però, ripeto, è un coltello completamente diverso, non si può assolutamente paragonare, ragazzi. Impugnatura classica in forprene, stavolta ho usato sempre i guanti, ragazzi. È una manicatura comunque da usare coi guanti, mi ci sono trovato veramente bene. Cosa cambia nella manicatura, ragazzi? Che non avete la vite passante, ok? Ma avete la vite sul codolo. Vi faccio vedere dal vivo, ragazzi, se riesco. Ok, eccolo qua. Vi faccio vedere, così ve lo smonto dal vivo. Vi avevo fatto le foto, però visto che ci vuole proprio un secondo, ve lo smonto dal vivo e ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Togliete, ok, tac, sfilate, tac, ok, e qua dentro, come vedete, vi faccio vedere, eccolo qua. Allora, ragazzi, non è filettato direttamente il codolo del coltello, come potete vedere, non è filettato, ma dentro ha questo inserto che si mette qua, come vedete. Vi faccio vedere da vicino, ecco qua, che se parlo non vedo. Ecco qua, è l'inserto filettato, non è assolutamente, come vedete, il codolo del coltello. Ok, adesso lo devo reinserire, ragazzi, lo reinseriamo. Ok, lo reinserite lì, rimettete dentro il vostro manico, tac, lo inserite. Scusate se non si è visto qualcosa, ma eccolo lì, lo vedete? Eccolo lì.
inserite, girate, ok, ok, ok e ok, eccolo qua, avete chiuso il vostro coltello, ragazzi. Quindi per operazioni di pulizia, smontaggio, pulizia, asciugatura, ragazzi, perché non essendo rivestito potete tranquillamente andare dentro a pulire, è un pochino meglio. Comunque ricordo che l'N690 è inossidabile, però ragazzi, se gli date un'asciugata dopo che lo usate magari in condizioni in cui si bagna parecchio il coltello, secondo me è sempre meglio. Come avete visto, per levarlo ci vuole un secondo, non ci mettete niente e tranquillamente andate a pulire il coltello, ragazzi. Coltello, tra l'altro, che dopo l'uso a bosco, ragazzi, è nuovo. È nuovo. Ragazzi, ci ho pestato come un criminale. Come un criminale, ragazzi. Come un criminale. Il coltello è nuovo. Gli unici segni che ha, ragazzi, se li trovo, sono uno qui. Vedete? Uno qui. E uno piccolino da un'altra parte c'era. Adesso eccolo qua. Piccolino qua, ma perché ci sono andato a sbattere io con il legno? Se no il coltello, ragazzi, è assolutamente rivendibile come nuovo, ragazzi. Non ha un segno, non ha un segno, la lama non ha un segno, ragazzi. Cazzo, è nuova, ragazzi, è nuova. Ci ho spaccato un mare di roba, la roba che praticamente non spaccate in 10 anni di coltello, ragazzi. Quindi voglio dire, tanta roba, tanta roba. Impugnatura ottima, bilanciamento sulla guardia, un bel bilanciamento, ragazzi. Coltello in mano, è leggero, molto maneggevole. Guardia molto sicura, ragazzi, molto sicura, si sente bene. Nei colpi di punta, se li fate senza guanti, leggermente questo jimping dà un pochino di fastidio, però come abbiamo detto prima, da usare con i guanti, ragazzi. Un coltello che mi è piaciuto tantissimo da usare. Un'altra cosa che mi è piaciuta a dismisura è il fodero, ragazzi. Eccolo qua, foderino con sicura, ragazzi, che può essere ovviamente spostata per destro, per destrorsi o per mancini, ragazzi. Coltello entra, ragazzi, qua potete buttarvi dal grattacielo, ragazzi, potete buttarvi con quello che volete senza paracadute, voi vi spiccicate al suolo, ma il coltello, ragazzi, resta assolutamente al suo posto. Per liberarlo schiaccio e il coltello si libera. Figata incredibile, ragazzi, davvero incredibile. Il fondo del fodero, come vedete, è forato, quindi non c'è nulla. Io avrei preferito una gommina magari con dei forellini per lo scolo dell'acqua. Sicuramente così il coltello respira di più, sicuramente è più funzionale al fatto di non lasciare acqua nel fodero, però un pochino di sporcizia potrebbe entrarci. Ci sono anche forellini, ragazzi, cambia veramente poco. A gusto personale avrei preferito la gommina, però ovviamente è ottimo, ragazzi. Fodero davvero bello, davvero bello. In cintura con i suoi automatici, ragazzi, eccolo qua, lo attaccate, portate in cintura, ovviamente passaggini qua per il molle, ragazzi, tranquillissimo in cintura, anche senza il cosciale che si può ovviamente staccare, ragazzi. Lo portate tranquillamente in cintura. Davvero 10 lode per il fodero, per questo sistema di sgancio con sicura che mi piace da impazzire, ragazzi. Un coltello, ragazzi, sicuramente validissimo, un coltello robustissimo, un coltello iper blindato con una punta ultra corazzata, ragazzi. Potete andare veramente a spaccare tutto con questa punta che non vuol mettersi a fuoco. Eccola qua, ragazzi, tantissima roba. Un coltello che mi ha fatto divertire veramente tanto, un multiruolo di dimensioni medie, ragazzi, che ha prestazioni nei lavori pesanti, pesantissimi di distruzione, ragazzi. È un coltello che non vi deluderà assolutamente. Andiamo alle conclusioni finali. DMP di Estremarazio, nuovissimo prodotto della casa pratese, un coltello super blindato, punta ultra corazzata per non avere paura di nulla e andare tranquillamente a scardinare il cofano del vostro rivale in amore. Un coltello ultra maneggevole, ragazzi, che a bosco nei lavori pesanti abbiamo tagliato quel tronco pieno di nodi senza nessunissimo problema al tagliente, ragazzi, che non ha neanche un segno. Ragazzi, coltello che per lavori pesanti e pesantissimi vi consiglio al 110%.
Per un mio gusto personale, se il tagliente avesse avuto un angolo leggermente più chiuso, sarebbe stato un coltello da 11 e lode. Dal DMP di Estremarazio, dal parchetto del Tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!